Non lo so se sarà mai una serie, chi me lo fa a me di portare sto gioco, ma ci troviamo su Who Are You? Guarda, per poterla portare, c'è questo video deve schizzare a 1 milione di miliardi di visualizzazioni, se no cuca. Leggo proprio cosa c'è scritto su Steam, è un'esperienza horror psicologica su reali ricerche fatte sugli UFO. La storia è incentrata su Roy Roswell, Ray, non Roy, e sulla lotta interiore per comprendere la scomparsa della moglie. È un'esperienza horror psicologica su reali ricerche fatte sugli UFO. È uno degli eventi più celebri e controversi nella storia dell'ufologia. Quello che inizialmente sembrava un banale incidente meteorologico si è trasformato per decenni nel pilastro di ogni teoria del complotto sugli alieni. Adesso andiamo insieme a fare nuovo gioco e speriamo che Steam non dica bugie. Perché se mi fa cagare in mano così tanto, io non so se sopravvivo. Il silenzio sembra più pesante ogni volta che mi sveglio. Che cazzo è questo? Che cazzo sei? Where are you taking me? Amanda! Jesus Christ! Let go of our daughter. Lascia andare nostra figlia. Non si legge bene. Così. I didn't mean to. You're bleeding. What the hell did you do? Che diavolo fa? Make her stop. Per favore, fatela smettere a far Amanda, male. let her go. You're scaring our daughter. Raggio. Amanda, you've lost your mind. There. Out there. In the trees. Watching. The lights. They're waiting. Honey, I don't know what that means. Who are they? No. No, Amanda, something's not right with you. You did this. Daddy, will Mommy be okay? Go back to bed, Maddie. Don't look at her. You can't let her out of your sight, Ray. For once in her marriage, listen to me. They want her. Every night they come closer and closer and closer. Pumpkin, stay here with Mommy. Please. I'm trying to understand you. But this is crazy. Every damn time. I can't fix you. They said 5 nights. Then I'm gone. Hanno detto 5 notti, poi me ne vado. Fosse amato. What time is it? God, tonight sucked. Questa notte è stato uno schifo. Get. Quanto potrebbero peggiorare le cose. Questo gioco è stato fatto con la collaborazione di 2 ufologi. Birra vuota. Se solo potessi magicamente riempirlo. Ho sempre sete. Ah, puoi girarlo? Ok. Siamo nel New Mexico, se non ricordo male. Radio. Sono circa le 4 del mattino qui su 109 KP1 che trasmette in diretta la Eucasta per tenervi compagnia nelle ore più profonde della notte. Dobbiamo ringraziare per essere rimasti solo con noi. Ora sedetevi, rilassatevi e lasciatevi trasportare in luogo. Sì, canzone country. Sì, ma questa è copyright sicuro, quindi. C'è una cassetta. Nuovo articolo acquisito. Segnalazione di un UFO del 1962. Ma non posso fare nient'altro che guardarmi intorno. Ma è tutto buio, ragazzi. Nel caso in post produzione, cioè quando ve lo edito il video, vi alzo la luminosità, ma io non vedo proprio nulla. È il rumore del menù. Perdo sempre contro questo pezzo di merda. Un giorno vincerò. Pagate a Tommy i suoi fottuti soldi. Ok, quindi scommetteva? Ma io non vedo un cacchio.
Oddio, ma non si vede proprio niente. Ah, ma c'è la luce. Oh, ragazzi, sto già sudando la paura. Oh, mamma mia, perché porto ste cose? Allora, aspetta, perché noi dobbiamo teorizzare. Questi sono giochi... Sono giochi dove bisogna teorizzare. Il persecutore notturno. Non è che ci sono gli alieni fuori? No. La festa di Halloween di Matti. Tutti i bambini scappavano e si spaventavano. Questa è la figlia. Mentre la mia Matti adora tutto ciò che ha un aspetto inquietante. Bello, te lo potevi risparmiare. Il bambino Matti. Matti era troppo carina. La bambina più bella del mondo. Ma che è morta? Natale con Matti. Amava trascorrere il tempo con la nonna, soprattutto quando c'erano dei regali. Vabbè, ogni bambino è così. Lì c'è una mezza luce che mi preoccupa. Qui no. Sì, però io... Ok. Scusate, a volte fischio perché mi cago in mano. Cioè, sto cercando di distrarmi fischiando. Perché io già lo so che se faccio così, no? Matti continua a lasciarmi questi appunti, ma non ricordo quando avrei dovuto fare tutto questo. Cosa? Faccende domestiche, riparare la perdita al primo piano, pagare l'affitto, riparare la manina degli armadietti, prendere le medicine. Quali medicine? A lei o a lui? Si può scappare? Sì, si può correre. Qualcosa succede? Nastro 3. Gli anni della stazione di servizio. Ho bisogno di un riproduttore di nastri per ascoltarli prima di portarli via. Cos'è? Com'è che si chiama? Bone Dead? Quindi lo rimette a posto. Ricordiamoci che qui c'è un nastro. Qua? Zuppa istantanea, la tengo solo per Matti. Ok, quindi lui era molto concentrato sulla bambina e la bambina raffigurava solo il padre nei disegni. Oh, io non c'ho coraggio di andare avanti. Voi ridete già, io già lo so che voi state ridendo, però... Madonna, che brutta stanza che è quella. Madonna, se è brutta quella sta... Aspettate. Ah, segnalazione degli UFO del 1962 che abbiamo preso. Adesso la posso inserire. Buon pomeriggio, mi chiamo James Living. Una storia sugli UFO. Nella primavera del 1962 lavoravo in un'azienda canadese, Ottawa, chiamata Spartan Air Service, in Argentina. Ed eravamo nel settore della fotografia aerea e della mappatura. Nella primavera del 1962 ci siamo trasferiti a Mendoza, Argentina. Sulla costa occidentale dell'Argentina, sul lato orientale delle Ande. E una sera ero con un mio amico che era il maggiore Pete Fernandez. Era sabato, era andato al Mendoza Country, ok, e avevamo cenato. C'era una festa in corso, molte attività, ballerini. We heard a bunch of screaming in the patio. There was an awful lot of people, 200 or 300 people out on the patio milling around. There was a bar out there, and a lot of them were out there dancing and drinking in that part of the complex. Hanno sentito persone urlare. So everybody wonders what are they all Perché screaming tutti stanno urlando? Everybody inside goes walking out to the patio, and E mentre guardiamo lì, sia sia Pete che io abbiamo visto questo oggetto arancione, molto luminoso. Ah, ok, arancione perché quasi la forma di qualcosa. That was kind of the shape it seemed to have. There was absolutely no sound. No sound? And it was off to the west of the country club. But as I say, it was very, very hard to determine, is it far away, is it Non riuscivo a close capire se era lontano o in? How high vicino. is it? I mean, it was A che altezza high, era? really.
As a result of that, Di conseguenza, there was a lot of military people there. c'erano molti militari lì. Somebody run into side and scrambled some of the Argentine Air Force. Hanno allarmato l'aeronautica. We could hear the jets taking off. We were not that far potevano away from sentire the il jet airport, decollare. the airbase. And we heard the jets taking off, and as soon Appena l'hanno as we sentiti, heard the jets taking off, this object to go away, just to take off and zoom to the north. è schizzato via. Pete and I stood there, and as I say, we kind of looked at each other and scratched our heads and said, "What do you think?" And I said, "I have no idea." Non ho idea. He says, "Well, neither do I." And, Ok. so of course there was an Quindi awful lot of ovviamente c'era un chatter, sacco di everybody's just chiacchiere e tutti parlavano. dying. The next Il giorno day, dopo, as Pete dato che had Pete been era out- was out uscito, of the airbase ero fuori dalla base and, aerea, questioned the, ho pilots interrogato i that had taken piloti, off. che erano, They saw absolutely nothing. non videro But while he assolutamente was out nulla. there, he also got a report that had been sightings all the way up and down the west coast of South America and North America Mhm. within a 2-hour time frame from Ok, le coordinate più o meno. Alaska on down to, as I say, we were in Mendoza, but it was down. It had been seen in Chile also Era stato visto anche in Cile, within a 2-hour time frame. entro un arco di 2 ore. There was no Non explanation. c'era spiegazione. Uh, Nessuno nobody sapeva knew cosa fosse, what it was or anything of that qualcosa nature. del So genere. everybody just assumed, well, it's got to be, you know, Deve flying essere, saucers sai, of some kind or extraterrestrial. gli schivolanti o qualche There was tipo di never anything extraterrestre. ever, Non è stato mai published pubblicato about it. nulla a riguardo. We saw no more about it. We heard no more about it. And every once in a while, Pete would say, "Hey, you seen any flying saucers lately?" Unfortunately, Pete Fernandez, who retired out of the Air Force and lived in Florida, was killed flying an aircraft in the Bahamas. Mhm. You know, many years later. So Ok. unfortunately, he's not around. Non c'è but più. That was my one and only experience with viewing something in the air that I could not explain what it was. And both Pete Fernandez and myself had many, many hours flying time and been around aircraft all our life. Finisce così. È uno dei tanti che si trovano probabilmente. Bello, bello ragazzi. Io non so se voi amate gli alieni, ma gli UFO, alieni, vi ricordo che UFO è l'oggetto con cui volano gli alieni, va? O meglio, UFO vuol dire che è un oggetto non identificato, quindi non per forza all'interno c'è un alieno, è qualcosa che tu non sai cosa sia. Poi molte persone associano la terminologia UFO con alieni, ma sono due cose diverse, UFO e alieni, ok? Io sono molto appassionato di alieni, però poi quando i giochi sono così io mi cago in mano. Sto andando molto lento, probabilmente vi taglierò. Vi taglierò. Ah, ma qua si esce fuori. No, non si esce fuori. Sì, si esce fuori qui. No, io non uscirei per il momento. Ci sono delle luci, però le luci sono sempre lontane. I mortacci di sto gioco di bastardo. Qua si può uscire, ma io non esco. Ma non esco neanche morto. Se lasciate like e cresce sto video esco dalla porta, se no chi mo fa? Guarda, sto sudando. Vengono sempre a casa mia, sto iniziando a pensarci sul serio. Potrebbe essere stata la mia via di redenzione, poiché io conosco i pensieri che nutro verso di voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro pieno di speranza. Geremia 29:11. Noi facciamolo con calma, cerchiamo di teorizzare, vedere bene, cioè teorizzare, in realtà questa storia si conosce, però mi piacerebbe non perdere nulla, perché appunto amando gli alieni voglio entrare in questo mondo. Rubrica anche perché mi sto cacando in mano, più tempo perdo, meno muoio. Ok, quindi sono tutti numeri di telefono. Starry Coffee, il mio posto di lavoro. Quindi lavorava in un caffè. La mia stanza universitaria, Harrison, il suo terapista, quindi era in terapia. Centro recupero, gruppo di supporto, incontro giovedì. Io adesso non so, uno, se la bimba è ancora viva e la moglie è scomparsa. Sappiamo che la moglie è scomparsa. Diciamo che ha perso queste due figure probabilmente, o la figlia è cresciuta e non vive più con lui, ma sicuramente ha perso la moglie. Lui l'ha, diciamo, accostato a un rapimento alieno
da quello che ricordo nella storia, ma è un modo per nascondere le corna. No, scherzo, vabbè. I soldi dell'affitto di Matti. Credo che dovrei smettere di spendere questi soldi per l'alcol. Ho già un debito di 2 mesi. Ah, attenzione però. Lui fa uso di alcol. Aspetta, ho capito. Quei numeri sono attuali e sono i numeri che sta utilizzando lui dopo la scomparsa della moglie sicuramente, quindi diciamo che ha avuto bisogno di supporto non solo psicologico, perché ha iniziato a bere, ha iniziato probabilmente a farsi, capisco, io all'inizio avevo collegato la moglie, ma non si può prendere? No, lo chiude. Che sono? Non ci si può abbassare? Sì. Guardate come beve. Cioè mette le lattine pure lì. Non mi fa prendere quelle buste, va bene. Eccolo qui. La scomparsa di Amanda, sua moglie. La tragedia della famiglia Roswell, Glenwood. Una città un tempo nota per la sua pace e tranquillità, e ora al centro di un inquietante mistero. Amanda Roswell, una figura di spicco della comunità locale, è scomparsa senza lasciare traccia, aggiungendo un altro capitolo oscuro alla travagliata storia della famiglia Roswell. Il nome Roswell è ben noto a Glenwood, soprattutto grazie al controverso lavoro scientifico del dottor Lucio Roswell. Ma chi si chi cazzo è? Ma come chi è? La baita della famiglia, la loro casa ancestrale, è tristemente famosa per l'omicidio irrisolto del dottor Lucio. Ora l'attenzione della città è concentrata sulla sconcertante scomparsa di Amanda. Il dipartimento di polizia di Glenwood sta lavorando senza sosta per scoprire la verità dietro l'improvvisa scomparsa di Amanda. Suo marito si è svegliato e ha scoperto che era scomparsa ed è profondamente preoccupato, soprattutto dopo aver ricordato una discussione accesa con lei la sera prima. Insiste che lei non avrebbe mai lasciato volontariamente la sua famiglia, in particolare la sua amata figlia. Questa storica baita, già segnata da tragedie passate, è ora teatro di un nuovo mistero che ha messo la città in allerta. Mark Johnson, un caro amico della famiglia Roswell, ha commentato: la storia della baita è innegabile, ma è sulla scomparsa di Amanda che dobbiamo concentrarci. È difficile credere che al giorno d'oggi qualcuno possa semplicemente svanire senza lasciare traccia. Sì, ma erano altri tempi, sai? Sigarette, guardate, pillole, lattine di birra, caffè, soldi. Devo ancora andare a prendere altri sigari. Non potrò più stare senza per molte ore. I soldi ce li ha. Ho sentito tipo un'altalena che... No, vabbè, mi sto... No, è un gatto? Sì, è un gatto. Fa miau. Miau. Fatture scadute. Nella vita ci sono cose più urgenti di questa. Roy Roswell. Cedar Street. Cioè, non le ha mai aperte neanche, ragazzi. Ragazzi, io ho sentito dei passi. Ah, siamo noi? Sì. Scusate, guardo tutto per perdere tempo. Ho paura. C'è una porta qui. Mamma mia, ragazzi, spaventosissimo. Perché ho sentito dei passi? Madonna, come vivevano male. No, i passi mi ammazzano, raga. I passi mi ammazzano. Non c'è niente. Niente. Non apro la finestra assolutamente. Guarda che schifo. Fucile. La mia ultima spiaggia. La scorsa notte è stata davvero confusa. Tutto ciò che sentivo era che ero pronto a premere il grilletto, ma purtroppo non potevo. Guarda,
Sono medicine. Pillole. So di averne bisogno tutti i giorni, ma a volte sento di non volerli prendere. Posso tirare lo sciacquone? Non mi sto cacando sotto, no? No. Ok, fuori ci esco dopo. Ma non ci uscirò mai. Ma tanto fuori puoi correre, qui no. Ok. Mi ricordo che c'erano... Da qua? Maddie? Is that you? Ah! Devo accendere la luce. Metti, quindi chiama Metti? Quindi vuol dire che vive ancora con la... Basta, ti prego. Accendi la luce. Chi è? Chi è? Da dove proviene? Sopra. È sopra. Mamma mia, ho paura. Madonna. Perché porto sti giochi? No, io non ho coraggio di riprendere. Cosa cazzo è arrivato? Lo so che voi nel cervello dite vai avanti, vai avanti. Ma cos'è arrivato? Ma perché è pazzo? Ma c'è i jumpscare sto gioco. Nuovo articolo acquisito oggetto della trascrizione dell'intervista. Che cazzo è quella cosa? Ma io non ho capito, era una palla, era un Super Santos. No, ragazzi, io sento dei passi aggiuntivi. O vanno in ritardo e fatto a po'. Madonna, sto sudando come una merda, sto sudando. Allora, mi metto le canzoni Gigi D'Alessio nell'orecchio. Potrebbe passare il problema. Ma mi danno copyright, mannaggia. No, oh, che è sta palla che arriva? No, ragazzi, io sono in un videogioco e non riesco a muovermi. Voi immaginate nella realtà. Porca vita, no, da Dio. Ma chi è? Da dove arriva sto pallone? Da dove arriva sto pallone? Basta! Basta lanciarmi palloni! Ok? Maddie? Mary, metti. Mamma. C'è un qualcosa lì. No, è un cartonato. Sì, ho voluto essere qua. Sì, ma dov'è il tasto lì? C'è qualcosa che lampeggia. È finito il tempo di registrazione? No. Vabbè, entro, ragazzi. Ma va a fare in culo, ma è solo jumpscare sto gioco, non è pauroso. Leggo su Steam, no? Leggo su Steam. Leggo su Steam, no? Io ho preso questo gioco e ho detto vabbè, ma è solo horror psicologico. È vero, perché poi alla fine non sta uscendo niente, però non ce la faccio. Va bene, dobbiamo avanzare nei gameplay, se no non vi faccio vedere nulla. Quindi io entro tranquillamente, accendo la luce, mi caco in mano adesso per amici. Ma perché chiama... Perché chiama la figlia e la figlia non c'è? Sta mezzo drogato? Sì, ma la palla come gli arriva? Lui sta usando sostanze, lui ha allucinazioni. C'è una valigia. Nuovo articolo acquisito, numero appunti dell'intervista. Ma dov'è che... Ma ci sono dei tasti, scusatemi. Controlli, no? Inventario, scheda. Che è inventario, scheda? Torcia elettrica F. Come? Non è vero. Dov'è la scheda? Porco. Tab, mocca da mamma. Tab. Documenti. Leggiamoci i documenti.
Madonna, quante cose. Leggi. Oggetto trascrizione intelligenza non umana? È una specie di scherzo? In che cazzo ero coinvolto? Documento di ricerca riservato. Indagine sull'incontro con l'intelligenza non umane. Distorsione temporale. Ho percepito una distorsione temporale durante l'evento. Malfunzionamenti dei dispositivi elettronici, orologi che si sono fermati o sensazione che il tempo fosse accelerato o rallentato. Soggetto numero 847. Non ho percepito alcun cambiamento temporale durante il mio viaggio. Questa è la moglie. Entrambe le transizioni mi sono sembrate istantanee. Ok, ma quando è finito tutto e sono tornato nella mia stanza, ho controllato l'orologio e ho notato che erano passati circa 40 minuti. Quindi il tempo è passato, solo che non me ne sono accorto mentre ero lì. I 40 minuti ti sono sembrati soggettivamente più lunghi o più brevi rispetto all'esperienza che ricordi? E proprio questo è il punto. Ho esplorato l'intera villa, ho attraversato dozzine di stanze e ho avuto quell'incontro con lei. Tutto questo avrebbe dovuto richiedere molto più di 40 minuti. Ma mentre ero lì, non mi sembrava che il tempo scorresse in modo diverso. E solo ripensandoci che mi sembra impossibile. Dottor Lucio Roswell, eccolo. Il dottore chiede a me. Dipende di chi è quel me. Documento di ricerca riservato. Indagine sull'incontro con l'intelligenze non umane. Conclusioni dell'investigatore Dr. Roswell. Valutazione della credibilità. Da moderata a alta. Il soggetto dimostra coerenza interna, sofisticatezza psicologica e genuina integrazione dell'esperienza. Tuttavia, il suo entusiasmo nell'abbracciare controversi schemi metafisici e il suo rifiuto delle prove materiali complicano la verifica oggettiva. Nessuna prova di inganno, ma alto grado di interpretazione sovrapposta all'esperienza grezza. Valutazione psicologica. Nessun indicatore di psicosi, trauma o patologia dissociativa. Il soggetto ha integrato l'esperienza in una narrazione di vita funzionale e positiva. Dimostra un'apertura all'esperienza superiore alla media e un comfort all'ambiguità. La rapida illuminazione e il contatto spirituale continuo potrebbero indicare autentica espansione della coscienza, emergenza, emergere spirituale, elaborato meccanismo di difesa psicologica. Il soggetto appare stabile e funzionale, indipendentemente dal meccanismo sottostante. Storia familiare, rapimento materno documentato durante l'infanzia anni 80, con successivo sviluppo di capacità precognitive. Ciò rappresenta un potenziale programma di contatto multigenerazionale con tracciamento, stanotte non dormo, del lignaggio genetico. La partecipazione volontaria del soggetto può rappresentare un protocollo di seconda generazione aggiornato. Classificazione, reclutamento volontario per il programma ibrido di contattisi. È un medicinale a base di naprossene sodico. Leggere il foglio illustrativo. Oddio, ho finito di leggere. Perché? Madonna, ma è inquietantissimo. Fegato. E il mio sta resistendo dopo tutto l'alcol che bevo. Ogni giorno sono sorpreso che non abbia ancora saltato. Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! Se non abbia saltato, signori, l'importante è che... Sì, ma qua ci sono troppe cose aliene, raga. Matti era molto appassionata di alieni e fantascienza. Fammi the patch. Messi, ancora Messi. Barella, caduto. Vabbè, allora, giocatore di calcio. Un omino che gioca a calcio. Ho comprato questa statua in Inghilterra quando c'è stata la Coppa del Mondo e l'Argentina. Però questo è Maradona sotto droga. Quando si guarda allo specchio. Oppure non so chi giocatore sia. Però va bene. Guarda il cervello, ma pare molto strano, signori. Che? Ah, posso accendere un'altra luce, che bello. Ma quel pallone da dove proveniva? Nuovo articolo, Walkman. Per i nastri, che bello, posso leggere i nastri. Posso allungare il brodo per non morire. Non si apre. Cosa leggeva? La ragazza intrappolata nella stanza. Il libro d'infanzia preferito di Matty, che ha passato ore a leggerlo con Amanda. È molto vecchio, ma non vuole sbarazzarsene. Troverà la via d'uscita o i segreti della stanza la terrà prigioniera per sempre? Ma noi non lo vogliamo sapere, no? Qua che c'è? Topo, gatto o gli mortacci loro? Niente, scarpe. Va benissimo. Noi lasciamo tutto acceso adesso, io ve lo dico. Attenzione, un cappello. Starry Coffee, dove lavorava? Matti sembrava amare il suo lavoro. Ah, quindi era lei che lavorava no, forse lavorava con il padre? Non ho mai voluto che lavorasse, ma credo che non sopporti di starmi vicino in questo modo. Ha fatto le valigie. Ci sono delle valigie qui. Ok, qua che c'è? Minchia il ragno. Un'altra registrazione. Nastro 1, la notte in cui scomparve.
Prema il tasto scheda. Ascoltiamo. Qua è investigativa la cosa, signori. Inizia a farsi interessante anche se sto morendo dentro. Io ve lo ripeto, ragazzi, se questo video va a 200.000 visualizzazioni e 50.000 like, continuo. La notte in cui scompare. Leggete, perché sennò non faccio in tempo. Dad, Dr. Harrison says talking might help. That maybe one day if you listen, you'll understand. I was just a little girl when it happened. You tucked me in, humming like you always did. The porch lamp still burning. Quindi adesso è I grande. remember the radio drifting through the window. Hank Williams, his voice soft and scratchy. And then morning came and she was gone. You searched until your voice broke. I remember that. But what I remember more was what came after. The neighbors whispering the way they looked at us. They said your hands weren't clean, but I know it wasn't you. Something else came for her that night. Something none of them would name. You pulled me out of that town, away from their stairs. You saved me from them. But once we left, you stopped being my father, and I never got you back. Ok, lui è rimasto qui però, tanta roba. Non è che sia un gioco dall'elevata grafica, sia chiaro, però tante cose, guardate, cervello, cose horror. Dà la sensazione come se psicologicamente non ci stavano e quindi hanno trasformato tutto ciò che amavano in realtà. Finito tutto qui. Adesso, a parte la palla che... Sì, ma come si è mossa da sola? Perché io mi muovevo in avanti e ha calciato la palla. Può essere? Casi di avvistamenti UFO, nuovo articolo. Che cos'è questo? Una nuova cassetta. No, la dobbiamo andare a vedere assolutamente. Entriamo in questa. Entriamo in questa. La 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 la. Accendi la luce. Papperepepepe. Ok, siamo sopravvissuti. Qua dentro qualcosa di spavento. No, accendi, accendi tutto. Giacca Glenwood. Che cos'è? Baseball? Baseball? Credo che Amanda si sia innamorata di me quando la indossavo. Ok, è il momento in cui si sono incontrati per la prima volta, ma purtroppo a causa di quelle birre non mi sta più come una volta, quindi è ingrassato. Questo è il vestito di Amanda. Questo era l'unico vestito che potevo portare con me. Era il suo vestito preferito e non capisco perché se ne sia andata e non abbia portato con sé per lasciarlo a te. Chiave della casa. All that I don't want Mandy to see is in this chest. I need to find the key. Qua c'è qualcosa di... Oh! Ma mi sono mosso 15 anni prima. Perché poi c'è... La chitarra. Chitarra classica. Mio padre mi ha sempre raccontato che mia madre si innamorò di lui in Argentina proprio grazie a questo strumento. Suonava con quella giacchettina. Chiave. Guarda le birre pure qua dentro. Questo è un collirio per gli occhi, secondo me. Ne ho uno molto simile io. Qua è quando si sono sposati. Il nostro matrimonio. Amanda era così bella e felice quel giorno. E sinceramente è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Bella Amanda. Minchia. Quell'altro sembra quello di Stranger Things. Quello simpatico. Bella Amanda. Ecco perché se n'è andata. Te l'hanno fottuta. Attenzione. Vacanze in grotta. Questa è una delle vacanze di famiglia che ricorderò per sempre. Sembra che lei si stia divertendo. Più tardi quel giorno abbiamo avuto uno dei nostri grandi litigi. Ma guarda, tutto si incentra su litigi e sui problemi psicologici, anche se sono venuti dopo, ma
Boh. Trofeo del campionato. Questo porta con sé un sacco di bei ricordi, la sensazione che ho provato quando ho sentito la gente gridare Ray, Ray, Ray è inspiegabile. Quindi io adesso ho la chiave. Dov'è? Eccola. Nastro 2, la casa della nonna. Amanda nel parco acquatico. Ah, quella volta che siamo andati al parco acquatico. Quel posto mi è sempre sembrato strano. Dici tu? Qua? Alla fine non ce l'ho fatta. Matty non dovrebbe vedere questo. Ecco, nota di suicidio. La lotta che abbiamo combattuto in questi anni deve finire. Quindi Matty, virgola. Quindi è lui che voleva dare questa lettera a Matty? So che è davvero difficile per te prenderti cura del tuo vecchio papà e io non posso fare molto. Stai diventando una donna meravigliosa. Hai quasi finito il liceo e mostri già un volto serio, pieno di determinazione, un volto che brilla come quello di tua madre. Forse queste parole non sono quelle che ti aspetti da me, mia piccola principessa UFO. Tutto quello che volevo era dare il meglio alla mia adorabile figlia. Ma dopo aver perso tua madre non ho potuto fare molto. Sono un fallito. Ti capisco. Qualcosa che non appartiene a questo posto e che ti causerà solo altro dolore. Credo che questo sia il meglio che posso fare. Quindi ammazzarsi. È il modo in cui posso assicurarmi che tu abbia una vita tua, senza preoccuparti di questo essere umano di merda che sono. Non posso dire altro, mia principessa UFO. Papà si prenderà una lunga vacanza per cercare la mamma. Un giorno saremo tutti insieme. PS, prenditi cura di Sally. Sarà il cane, il gatto. Il gatto. Sally è il gatto, secondo me. Fai i compiti e ascolta la nonna. Qui c'è un'altra foto della madre che si sono chiamati. Fattoria del padre. Erano bellissime la fattoria di mio padre. Se solo quella cosa non fosse mai successa. Cosa? Che anno è? 1900? E poi è cancellato. Ma Ma si può fare un gioco così bastardo? E le medicine proprio aiosa, eh? Non ci resta che uscire fuori, sapete? Solo che vediamo prima la cassetta e abbiamo anche una cassetta da ascoltare. Quanto tempo è passato? Un'ora. Oh, che come mi dispiace. La casa della nonna, ascoltiamo. You dropped me off at Grandma's house every day and just left. I was 7, Dad. First, Mom disappeared, then you did too. Grandma tried to explain. She said you needed time to heal. But I didn't understand. I only knew the silence of an empty seat at the table. I tried to become Mom for you. I wore her old dresses, learned her recipes, read her books. I thought if I looked like her, sounded like her, maybe you'd come home. Sometimes Grandma cried when she saw me tilt my head the way Mom used to. She said I had her smile. Sì, ma mi sono pisciato sotto. I remember her putting on the Andy Griffith show in the evenings, trying to make the house feel normal. But out the window, the fields weren't right. Sometimes the corn would fly in overnight in circles, neat as if pressed by invisible hands. Grandma said it was the wind. I knew it wasn't. The town called you a monster. But what you did to me was worse. You abandoned the only piece of her that was left. Guarda, guarda, miau, quel bastardo di gatto come mi deve far cagare in mano, io già lo so. Sta puttana di palla. Quella palla non so chi l'ha lanciata, però
Qua non c'è più niente. Andiamo a vedere la cassetta. Aspetta che c'è qualcosa da vedere qui. Questo. Lo spazio e la luna. Non capisco una sola parola di questa storia, ma a Matti... Spero si pronuncia Matti, raga. Non lo so, è una famiglia di Matti, quindi sembra piacere. Una bellissima illustrazione e una chiara spiegazione permetteranno di scoprire i misteri dell'universo, delle stelle lontane ai più enigmi dell'universo. Ai più enigmi. Va bene. Se hai più enigmi, hai più enigmi. Ah, qua? Il cervello umano. Nessuno dovrebbe mai vedere cosa c'è nel mio cervello. Scommetto che ne sarebbero molto spaventati. Quest'opera fondamentale coniuga il rigore scientifico con una narrazione avvincente, offrendo ai lettori una comprensione completa dei complessi meccanismi del cervello. Vedete i passi? È fatto apposta. C'è un delay pazzesco. Mo non lo fa. Avete visto? Era fermo? Adesso no. Adesso io mi ero fermato. Continuo a fare passi. Cioè, è proprio in ritardo. C'era un'altra cassetta in cucina. Prendi. Gli anni della stazione di servizio. Aspetti. Sometimes you came A back. volte tornavi, compleanni, Birthdays, Natale. Christmas. When the guilt was too heavy, you'd ruffle my hair, promise soon, but soon never came. You worked nights at the gas station, said you were getting back on your feet, but I found the truth. Bottles, cigarette burns, bills stacked like tombstones. Rent and groceries paid for my part-time job while you drank away your pay. I studied medicine, Dad. Not because of you. You never asked about my grades. I did it because Grandma told me who Mom wanted to be. A nurse, a healer. I thought if I followed her path, maybe you'll finally see me. But the nights never changed. Ok. I'd come home late from shifts at the coffee shop. Jukebox still ringing in my ears. And sometimes the air was like something breathing inside the walls. Lights flickering. Waking up outside, barefoot in the dirt, with no memory of walking there. I tried to tell you once about the buzzing, the missing hours. You just stared at me like you already knew. You weren't mourning Mom anymore. You were hiding from me, from them, from everything. I casi di avvistamento UFO in Argentina, credo. Questa è una pista di atterraggio, sì. Esto siguió ascendiendo y en un momento dado se apagó. Robert fue en 1947, y acá hay relatos de principios de siglo y anteriores también. Los ufos verticales enormes. Hay seres, es que son, no sé, pero hay. Documentario. Benito Pasadore posee un campo con ganado en las cercanías de Victoria. Como era habitual, fue a controlar a los animales y el molino. Al llegar, observa con asombro que en el estanque faltaban unos 40.000 litros de agua, sin motivo aparente. Y por eso yo pensaba que era el bebedero que está ahí. Que se había vaciado por ahí, a veces se rompe el flotante, se no tapa, pero no había barro y no se fue por ahí el agua. Al revisar el molino, Il signor Rezzonico è costretto in casa da una fastidiosa infezione pelvica. Que en el campo aparecían dibujadas unas extrañas huellas circulares. Y le digo, cuando entramos así, se me atuso el caballo y vi un círculo. Fue el primero que vi. De metro de diámetro, así, más o menos 50 centímetros. Seguida encontré otro y otro y otro, lo dejé. Y después viene que creo que había 31.
31 erano i cerchi di 50 centimetri. 30 naves. Pero sé que de qué parte venían desde cuándo venían, Porque el círculo ese fue el último que estaba, decía en el pasto quemado. Y después desaparecieron. Poi sono scomparsi. Luces, entonces andaba hablando acá, este campo, de esos años, sí, luces vi muchas. Luces que pasaban así, parece que te pierden, viste, andaba arando, en muchos casos le hacía. Que no eran estrellas ni nada de eso, aparecían así. Fenómeno es. ¿De quién la hizo, los círculos? No sé. Benito Passatore. Qualcosa esiste. Sembrava tantissimo uno di quei documentari di Aldo, Johnny e Giacomo. Qualcosa esiste, a pochi chilometri da Vittoria. Y su grupo de empleados vivieron otra increíble. Ma questo è tutto copyright, non credo. Pero de diferentes características. Ma con caratteristiche diverse. L'importanza di questo caso riporta alla gara. En Victoria surge a partir de las evidencias que permitieron realizar un análisis técnico por parte de un organismo oficial y la grabación en video obtenida poco tiempo después de ocurrido el evento. Bueno, eran como las 7 menos 20 de la mañana, cuando los muchachos estaban sacando leche ahí en el tambo y vieron una luz muy grande sobre aquel monte. Y me llamaron para que la viera. Y vino y se puso ahí a 200 metros más o menos de acá. Esa luz anaranjada era una luz grande. Y en ese momento se puso como un filo de luz finito. Anche questo dice arancione, perché quella è la temperatura. Y bueno, pensamos que se iba a bajar alguien o porque estaba oscuro. Y bueno, y de repente se sintió como un fogonazo, así que un estruendo, pero muy fuerte. Y una luz que se levantó para arriba. Y cuando posiblemente se juntó con las estrellas, no sé. Pero a los pocos segundos quedó una luz chiquita, roja. Y no la vimos más. Terminados los acontecimientos, Montero y sus compañeros se dirigieron al lugar de los hechos. Allí descubrieron que dos de los el primero y el último de los que componían el cerco estaban totalmente fundidos, sus postes rotos, y en los alrededores 3 sectores de vegetación calcinada, en apariencia, producto de una potente descarga eléctrica como la de un rayo. No, un rayo no. Un rayo no se sabe de qué. No, non era un raggio, no. Yo he visto caer el rayo. Però ha visto cadere i fulmini lui, il raggio cae. Scusate se a volte sto zitto, cerco di leggere velocemente perché sennò si tolgono le cose. Y esto fue de abajo para arriba. Dal basso verso l'alto. Nada que ver. Gracias a la posibilidad que tuvimos mediante contactos con un organismo oficial, pudimos hacer análisis jamás obtenidos en la investigación OVNI, por lo menos en nuestro país. Sì, almeno nel loro paese. Va bene. Hay varias cosas que nos llamaron la atención de este caso. Por ejemplo, que en el momento que se produjo esa tremenda quemazón que nos está determinando que fue superior a 4.200 grados de temperatura, como es ecco perché era arancione. Microonda, que de esto también salió el análisis. Lo raro, lo extraño fue que se quemó totalmente 3 metros en un radio, en una longitud de 15 metros, pero 3 metros fueron los que desaparecieron en el primer alambre, y luego el otro que se quemó fue el quinto, el que estaba abajo de todo. Los que estaban los 3 en el medio fueron totalmente como que no hubieran existido para el fenómeno, no se tocaron. Y otra de las cosas que también nos llamó poderosamente la atención es que 2 huellas quedaron de un lado del alambre y una sola de este otro lado. Por lo tanto, nos está demostrando que esto estuvo flotando en el aire, que en ningún momento se posó, y si lo hizo fue con 3 patas largas, y si no fueron patas, fueron 3 rayos. Così. En mi opinión, sì. lo que ocurre aquí es Mosconi stranieri. Chi è che continua ad andare avanti in Rio Dio Can con quella porta lì? Microondas afectan o destruyen lo metálico, el alambrado queda desintegrado, queda fundido, como ocurre dentro de un microondas, un metal,
y al mismo tiempo el pasto debajo lo deshidrata, no lo quema. Es decir, que no es un agente non lo brucia. que, vamos a suponer, que quemaría el alambre y el pasto también lo calcinaría. En este caso no, lo deshidrata el pasto, mientras que el alambre lo funde, como ocurre en un horno de microondas, o como también sucede en las técnicas certo. de calentamiento por radiofrequencia, che si llama. Bello, bello. Belle ste cassette mi piacciono un bordello, mi fanno venire una voglia di proseguire pazzesca, perché sono proprio appassionato di queste cose, quindi se mi metti sti fatti qua, adoro. Comunque un bordello di mosche, questo vive proprio nella merda ormai. Va bene, ragazzi, visto che sta durando tantissimo la registrazione, non so quanto posso tagliare, io chiuderei qui questa puntata, la prendiamo come puntata singola. Se vedo che proprio va bene, tutti la richiedono, eccetera eccetera, la si continua, se no puntata singola. Però almeno questo lo vorrei portare. Poi prossimamente vedrete che usciranno altre cose simili, anche con una grafica nettamente migliore, però li porterò come puntata singola, e se poi una di queste cose che escono va bene e lo richiedete perché vi è piaciuto tanto, allora ci posso ripensare, ma devo davvero vedere una differenza abissale di numeri, ok? Nel caso lo giocheremo su Discord insieme, che insieme ad altre persone mi cago di meno in mano. E potete ovviamente partecipare al Discord per chi ha l'abbonamento. Vedete i vari tipi di abbonamento, quelli che vi portano sul mio canale ufficiale Discord, in modo da poter interagire insieme e giocare insieme durante il weekend o durante la settimana, in base poi agli impegni. Ragazzi, un bacione, ciao a tutti, uno spavento, era una palla, meno male.